Buongiorno a tutti e bentornati in compagnia della vostra Alessi. Il video che voglio fare oggi è un video di risposta a quello che sembra essere l'argomento del momento, perché ricevo un sacco di messaggi ovunque vada, sembra che l'argomento di discussione sia quello, per cui invece che ripetere le stesse cose 20 volte a ogni singola persona ho pensato: ma perché, visto che sei una donna intelligente, non fai un video, dici le cose una volta sola, poi hai finito e puoi passare ad altri argomenti che magari ti interessano di più. Allora, l'argomento di oggi è YouTube Italia fa schifo. È una cosa che sento ripetere continuamente, praticamente da tutti, cioè ognuna delle persone con cui parlo mi tira fuori YouTube Italia fa schifo. Allora, prima di tutto tante grazie, perché sinceramente io non mi pare di essere su YouTube Thailandia e chiaramente adesso sto scherzando perché so che si riferiscono alle personalità un po' più in vista su YouTube Italia. La cosa di cui si lamenta la gente è una totale mancanza di contenuti, sento commenti: ma perché non andate a lavorare, a fare un lavoro serio? Si lamentano delle aggressioni reciproche, degli insulti, e devo dire che sinceramente è una cosa che non seguo, perché io sono dell'idea che se qualcosa non mi piace nessuno mi costringe a guardarla o a seguirla, per cui il video non mi piace, chiudo il video, fine. E credo che sia una cosa che può funzionare, cioè se chiunque non approva quei video, invece che stare lì a guardarli, andare sotto, mettere il commentino, questo video fa schifo, YouTube Italia è degenerato, eccetera eccetera, semplicemente chiudesse e se ne andasse, e smetterebbero anche di fare questo genere di video, perché questo genere di video funziona, perché ha tante visualizzazioni e perché ha tanti commenti sostanzialmente. L'altra cosa che però volevo far notare è che secondo me questo YouTube Italia fa schifo è figlio di quell'Italia fa schifo, che paese del puntini puntini, mi censuro direttamente così dopo non devo mettermi bip. E quindi figlio di questa cultura della lamentela continua che dobbiamo fare su qualunque cosa, sui nostri politici e sul modo in cui viene trattato questo e quello. Ci sono le argomentazioni di base per sostenere una cosa del genere, non sto dicendo questo. Il fatto è che ci sono anche delle cose positive e queste cose positive non vengono messe in luce, per cui alla fine viene fuori questa immagine estremamente negativa. Comincerei sfatando questa cosa del YouTube Italia fa schifo. Io non seguo tantissimi youtuber, nel senso che vado più ad argomenti. Magari c'è una persona che parla in un modo che mi piace o fa delle cose che mi piace vedere, però non è che vado a seguirmi ogni singolo video che fa e guardo il titolo, mi ispira il titolo, clicco, entro e guardo il video. Se mi vuole fregare mettendo il titolo sbagliato, mettendo il clickbait, clicco su, mi accorgo che non è quello che mi piace, metto un dislike e me ne esco. Per cui alla fine riesco a seguire sempre tra virgolette tantissima gente e sostanzialmente nessuno, perché guardo 1 o 2 video per ogni persona. Tra gli youtuber tedeschi che mi piacciono ne è venuto fuori uno che trattava appunto di questo argomento, che era Jerry's Vlog, e pare che anche in Germania si interroghino un po' su questa cosa. Adesso lui è molto carino, no? Anche su come si esprime, per cui è un discorso molto pacato sulla situazione di YouTube in Germania. Il discorso che fa è che anche in Germania c'è questa cosa dei clickbait, cioè dei titoli sostanzialmente che tendono ad attirare visualizzazioni ma che alla fine non trattano dell'argomento che era stato messo nel titolo, o addirittura il titolo è proprio fuorviante, quindi succede anche lì da loro. Un'altra cosa che succede molto è che ci sia l'argomento del momento, per cui tutti parlano di quello. Cito Pokémon Go così a caso, non pensate che fanno video su questo solo in Italia, cioè io ho ricevuto nel momento in cui è uscito Pokémon Go centinaia di video dalla YouTube che seguo in Germania che facevano sostanzialmente la stessa cosa, ma anche youtuber americani, cioè alla fine quello è il tema del momento, per cui giù tutti a parlare di quello. Insomma, io non la vedo però una cosa negativa, nel senso che significa che c'è interesse, per cui se c'è interesse se ne parla. Credo che non ti verrebbe neanche in mente di parlare di un determinato argomento se non sentissi qualcuno che ne parla, se non ricevessi non so, una notifica da qualche parte che ti dice: oh guarda, c'è questo argomento, ci fai clic sopra, lo guardi e dici: porco cane, sì, no, qui insomma così, per cui ne parlo anch'io e dico quello che penso io su questo argomento di cui stanno parlando tutti. Alla fine è la stessa cosa che si fa in ufficio, cioè c'è l'argomento del giorno e tutti che spettegolano di quello. È una cosa normalissima e secondo me anche fisiologica, per cui non mi farei tante paranoie mentali, non inizierei a pensare il mondo si sta sconfasciando. Che razza di parola è?
il mondo sta andando in rovina perché tutti parlano di Pokémon Go. Tra l'altro Pokémon Go è una cosa anche molto carina, ma magari ne parliamo un'altra puntata. Grandiosa. Alla fine parlo 3-4 lingue, ma le parlo tutte malissimo, cioè non ho parole. Per cui, tornando a questo Jerry's Blog, anche lui si è messo a parlare di questo argomento dicendo che YouTube in Germania è molto cambiato. Sulla stessa linea c'era un altro YouTuber, sempre qua sul tedesco devo tirarmi un po' indietro. Allora, come ben sapete, per noi tedesco significa chiunque parli tedesco. Per i tedeschi dire tedesco a un austriaco è come dire francese a un italiano, cioè una cosa non si può. Per cui, onde evitare di offendere i tedeschi e gli austriaci, c'è quest'altro youtuber che è austriaco, che è Michael Buchinger, e anche lui ha fatto un video abbastanza di recente sulle cose che odio di YouTube, e alla fine ripetono sempre quei 4 argomenti, cioè le cose che non piacciono, la relazione con i fan, i commenti e gli insulti reciproci tra gli youtubers, il fatto che ci siano queste mode, eccetera eccetera. Un altro video interessante di una ragazza, questa qua non la conoscevo, l'ho trovata appunto cliccando perché mi è venuto fuori questo argomento, ne parlavano tutti e non ho potuto, mi è partita la curiosità, sono una donna curiosa e sono andata a cliccare, e anche lei è tedesca e diceva che sostanzialmente vuole chiudere il suo canale per dedicarsi al suo blog, e secondo me è una cosa interessante. Io ho iniziato scrivendo un blog, mi ricordo ai tempi, all'inizio di internet, che si usavano molto di più i blog e YouTube chiaramente non c'era ancora. Diciamo è un tipo di comunicazione diversa rispetto a un video, il video è molto più immediato. Sul blog ti devi fermare a leggere, a volte ci sono davvero dei muri di testo, è un po' pesante, però consente forse anche una discussione, una riflessione di tipo diverso, perché adesso sto facendo un video, sto parlando, sto tirando fuori le 4 cavolate che mi vengono in mente, però probabilmente, come sempre, quando mi edito i video mi rendo conto di aver dimenticato cose che volevo dire, e vabbè, a quel punto farò un altro video, ve le scrivo sotto, metto i commentini, e perché, ripeto, è un tipo di comunicazione diversa. Tra l'altro, facendo questi vlog veramente mi sono resa conto che parlo malissimo, cioè faccio delle frasi che non stanno né in cielo né in terra, grazie a voi che nessuno me l'ha fatto notare, e ve lo faccio notare io, sono la prima ad accorgermene, parlo veramente da schifo. Devo farmi un corso di italiano, dopo, quando avrò finito di fare il corso di tedesco per italiani, e voi mi farete il corso di italiano per italiani, anzi il corso di italiano per lessi, grazie, che ne avrò molto bisogno. Quando dico boiate, per favore, correggetemi. Ecco, quindi questa ragazza diceva che voleva andarsene, e una cosa interessante, faceva un discorso molto articolato e anche abbastanza lungo, per cui taglio un attimo. E la cosa che diceva è che secondo lei è cambiata molto l'età del pubblico, nel senso che quando ha iniziato era giovane anche lei, insomma era una ventenne, 18enne aveva detto, perché aveva iniziato durante la B2O. Praticamente aveva iniziato questo canale perché si annoiava sullo studio, per cui aveva la sua videocamera, aveva iniziato a fare i primi video, aveva cominciato a riscuotere un certo successo, per cui si era emozionata, si era rallegrata di questa cosa e aveva continuato a fare vlog. Quello che diceva è che andando più si va avanti, più sembra che l'età del pubblico si riduca, e che quindi se un tempo era seguita da ventenni che avevano la sua età piano piano si alza, mentre l'età del pubblico si abbassa e non c'è più un confronto, cioè le nuove generazioni cerca materiale che è diverso da quello che lei ha voglia di proporre, e giustissimamente ha detto no, io il video in cui mi spiaccico contro il muro non ve lo faccio, il video in cui so che è quello che guardate perché so che sono i video che ottengono più visualizzazioni, però non è quello che sono interessata a fare, e siccome non ricevo un compenso da questa cosa, o comunque una cosa molto minimale a un certo numero di iscritti, parlo di quello che mi piace, scusate, saluti, fine. Ho trovato questo discorso molto interessante proprio perché mi sono trovata a curiosare tra le statistiche del mio canale e mi sono accorta che la fascia più rappresentata di voi che curiosate sui miei video è tra i 25 e i 35 anni, seguita da quella 36-44, quindi l'età del mio canale è abbastanza fuori dagli standard di YouTube, che immagino siano i 18enni, non lo so, comunque immagino che lo standard delle visualizzazioni, o comunque la maggiore presenza di pubblico, sia tra fasce d'età un po' più bassa. Sono stata molto contenta di scoprire che i miei video non sono guardati dai tredicenni,
ma da gente un po' più in su con l'età, perché prima di tutto mi consente di fare un discorso di tipo un po' diverso, di interagire anche in modo un po' diverso, perché al ragazzino, con tutto il rispetto per il ragazzino, ma gli fai la cavolata e si mette a ridere, e la gente con qualche anno in più ti consente di fare dei discorsi un po' più approfonditi, e ti consente di fare chiaramente anche video più lunghi, magari affrontare temi un po' più difficili, perché credo che passi appunto per avere un momento di discussione, un momento di riflessione, mentre il ragazzino vuole solo la cavolata per divertirsi e per condividere con gli amici su Facebook. Credo. Mi sono resa conto che generalizzare è sempre pericoloso, nel senso che salta sempre fuori quello che la pensa in modo diverso e si sente in modo diverso, per cui dici no, non siamo tutti così. Sì, lo so che non siamo tutti così, lo so, non intendo che dovete per forza essere così, è che la maggiore rappresentanza e i maggiori esempi che ho della gente in questa fascia d'età si comporta così. Se siete diversi, buon per voi. Quindi, facendo tutto un sunto di questo discorso che mi sono persa come al mio solito, direi che prima di tutto non è YouTube Italia che ha iniziato a degenerare, ma che è una cosa che viene sentita a livello globale e che quindi di cui si discute proprio a livello globale. Secondo, non la vedo come una cosa così negativa, nel senso che non ti piacciono i video, non guardarli, vai su un altro canale, vai su un altro social, vai da un'altra parte, cioè non è che siete obbligati a rimanere su YouTube se YouTube non vi piace. Io lo vedo come una piattaforma per condividere video, chiaramente è più famoso di un, non lo so come si chiamava, Vimeo, o è più famoso di un daily cosa, li uso tutti, li ho provati tutti, e quindi mi consente di trasmettere i miei video e di farli vedere a un pubblico un po' più vasto e quindi di avere un maggiore confronto, che alla fine è quello che cerco. Ma non è che parlo perché mi piace parlare, ciao videocamera, non è che mi piace parlare con te, scusami, ma mi piace parlare con la gente che alla fine vede i miei video e che dopo magari me li commenta e mi fa sapere cosa pensa, magari me li commenta, cioè era un messaggio, questo, potete andare qua sotto, commentare e dirmi qualcosa, così io posso rispondervi, e magari lo facciamo qua invece che nella mia email, così discutiamo tutti assieme. È un tema che vi assicuro piace a un sacco di gente, questo tema, per cui scrivete tutti qua sotto, ne discutiamo tutti insieme e dopo smettete, vi prego, di intasarmi la mia email di cose, di insulti verso YouTube Italia. Prima di tutto non c'entro, non posso farci niente, non è che vado lì e gli dico YouTube Italia fai schifo, chiudi, non funzionerà mai, e non ho intenzione di farlo perché mi piace, cioè io sono qua anch'io, e sarebbe piuttosto ipocrita da parte mia. Ecco, questo dovrebbe essere tutto. Se mi viene in mente qualcos'altro ve lo scriverò sotto io, cioè mi commento da sola, e ci sentiamo la prossima settimana con un altro video. Ah, aspettate, ricordatevi che ho anche tutti gli altri social, tra cui Instagram, dove metto foto a caso, devo ancora trovare un tema. Poi ho Twitter, dove sostanzialmente ripubblico i video che ci sono qua su YouTube, le foto di Instagram, c'è un cestino di tutte le cose che faccio, per cui se volete seguire tutto in un colpo solo usate pure Twitter. E il terzo, che è il mio DeviantArt, dove pubblico le foto di quando vado in giro, perché mi piace fare foto e magari mi piace anche ricevere qualche commentino. Non ho altro da dirvi, potete andare.